Era l'anello di congiunzione tra il passato e il futuro, tra la guerra lampo e la guerra d'attrito. Un carro nato quasi in sordina, pensato per un ruolo secondario, ma che finì per diventare la colonna portante delle Panzerdivisionen di tutta la seconda guerra mondiale. Macchina versatile, instancabile e in continua evoluzione, il suo nome divenne sinonimo di potenza e affidabilità sul campo di battaglia. Oggi parleremo del carro che, più di ogni altro, rappresentò il cuore dell'armata corazzata tedesca, il Panzer IV. Solita storia, negli anni 20, nonostante il trattato di Versailles proibisse alla Germania di sviluppare mezzi corazzati, l'esercito tedesco cominciò a mostrare un crescente interesse verso questo tipo di armi. Se avete visto i video precedenti saprete che in quel periodo nacquero i primi prototipi sperimentali, ovvero il Light Tractor, un piccolo carro armato con un cannone anticarro da 37 mm, il Gross Tractor, ovvero un veicolo più grande con cannone da 75 mm, e infine il Neubaufahrzeug, costruito nel 1934. Tutti questi modelli vennero prodotti in quantità estremamente limitate e sotto denominazioni che mascheravano la loro reale natura militare, così da non attirare sospetti all'estero. Letteralmente tractor infatti significa trattore in italiano. Il loro obiettivo principale non era l'impiego operativo, bensì quello di fornire ai tecnici tedeschi un punto di partenza per lo sviluppo dei futuri carri armati. Le prove effettuate con questi veicoli, in particolare con il Neubaufahrzeug, misero in luce diversi problemi tecnici. Per risolvere tali limiti, l'ufficio tedesco dell'esercito stabilì che il nuovo carro medio, inizialmente definito Verbesserten Neubaufahrzeug, che si può tradurre in italiano con Neubaufahrzeug migliorato, dovesse adottare un motore specificamente progettato dalla Maybach e un nuovo sistema di sospensioni. Da queste decisioni nacque così il progetto del Begleitwagen, abbreviato in BW, ossia letteralmente veicolo di scorta, destinato a diventare il futuro Panzer IV. Il nome Begleitwagen non indicava un carro comando, come talvolta è stato erroneamente tradotto, ma serviva in realtà a celare la natura offensiva del mezzo. Fino a marzo del 1935, infatti, la Germania non poteva sviluppare armamenti di questo tipo. Solo dopo la rinuncia ufficiale al Trattato di Versailles il progetto assunse denominazioni più trasparenti, come appunto Panzerkampfwagen 4, ovvero la sigla con cui entrerà nella storia. Nel frattempo, negli ambienti militari guidati dal generalmajor Oswald Lutz e dal suo capo di Stato Maggiore Heinz Guderian, si stavano definendo due diverse categorie di carri medi. Da un lato lo ZW, ovvero lo Zugführerwagen, armato con cannone da 37 mm e concepito per combattere altri carri, dall'altro invece appunto il già citato BW, equipaggiato con un cannone da 75 mm destinato al supporto e alla distruzione di fortificazioni, nidi di mitragliatrici e postazioni anticarro. Le specifiche fissate dal comando prevedevano un peso di circa 18 tonnellate, una corazza compresa tra i 5 e i 14,5 mm, un motore da 320 cavalli, una velocità minima di 30 km/h e la capacità di superare trincee larghe fino a 2,2 metri. Il progetto venne approvato ufficialmente il 25 febbraio 1934 e assegnato a due aziende in concorrenza, ovvero la Rheinmetall e la Krupp. Rheinmetall, già impiegata nella costruzione del Neubaufahrzeug, ricevette nel 1935 l'incarico di sviluppare il primo prototipo di BW, basato su un telaio da 18 tonnellate per l'appunto con corazza dai 13 ai 20 mm, armato con un cannone da 75 mm e due mitragliatrici, e spinto da un motore per l'appunto da 300 cavalli. Le sospensioni tuttavia riprendevano la complessità del Neubaufahrzeug e si rivelarono insoddisfacenti. Venne quindi costruito un solo esemplare in acciaio dolce e un modello in legno, ma il progetto fu presto abbandonato. Krupp invece, dal canto suo, sviluppò due varianti alternative, una da 17,2 tonnellate con corazza frontale da 20 mm e laterale da 14 mm e una da 18 tonnellate e mezzo con corazza da 30 mm frontale e 20 mm sui lati. Durante la fase di progettazione si considerò anche l'idea di una torretta secondaria simile a quella proposta da Rheinmetall e due differenti soluzioni di sospensione, una con 8 ruote e una con 6. Nel luglio del 1935 Krupp ricevette l'ordine di realizzare il BW1KP, la versione a 8 ruote, seguita nell'ottobre dello stesso anno dal BW2KP, con 6 ruote. Nel gennaio del 1936 fu ordinata così la produzione della sovrastruttura e della torretta. Il BV1 venne completato nell'aprile dello stesso anno, mentre il secondo prototipo fu terminato senza torretta. La versione con torretta secondaria invece non venne mai realizzata. Le prove dimostrarono che il BV1 soddisfaceva pienamente le aspettative, tanto che l'esercito ordinò una piccola serie migliorata denominata
denominata prima serie, appunto BV. Pur mantenendo un aspetto simile al prototipo, questa versione introduceva numerosi perfezionamenti, saldature complete per le piastre corazzate, una nuova cupola del comandante, una sovrastruttura modificata, un motore Maybach HL 108 TR da 230 cavalli e modifiche minori come la nuova forma delle ruote motrici e della ruota folle. Ed è così che la produzione di quelli che sarebbero poi stati noti come Panzer IV fu affidata alla Krupp Gusenberg, che avviò i lavori nell'ottobre del 1937. Entro marzo o giugno, secondo alcune fonti, del 1938 erano stati completati ben 35 esemplari, anche se nonostante la reputazione di industria tecnologicamente avanzata, la Germania non possedeva ancora una capacità produttiva efficiente. Il lungo tempo necessario per costruire appena 35 veicoli ne era la prova evidente. Da quel momento in poi, il Panzer IV sarebbe diventato il principale carro medio tedesco della Seconda Guerra Mondiale, evolvendosi costantemente nel corso del conflitto. La sua nascita fu il risultato di anni di sperimentazioni, correzioni e innovazioni che segnarono il passaggio dalla teoria alla realtà della nuova arma corazzata tedesca. Il Panzerkampfwagen 4, o semplicemente Panzer IV, fu oggettivamente il carro medio più numeroso prodotto dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, e proprio in virtù di questa sua caratteristica, sin dagli inizi del conflitto vide sempre costanti aggiornamenti e migliorie, atti a mantenerlo sempre competitivo ed efficiente secondo le possibilità che garantiva il suo telaio. Negli anni fu adattato anche per vari veicoli cacciacarri come lo Stug 4, lo Jagdpanzer 4, l'Ornis e il Nashorn, grazie al suo collaudato scafo, ma questo sarà argomento per video futuri più dettagliati. In questo episodio tratteremo esclusivamente infatti il Panzer IV, per cui mettetevi comodi perché tra qualche secondo andremo a vedere, modello dopo modello, quali furono i principali cambiamenti visivi e tecnici che il mezzo subì per tutto il corso del conflitto. E partiamo dunque da dove tutto ebbe inizio, dal Panzer Ausf A, letteralmente Panzer modello A. Il primo Panzer IV, apparso nel 1937, si presentava come un carro relativamente compatto, con equipaggio composto da 5 membri, comandante, artigliere, servente, marconista e pilota, e che rimarrà invariato per tutto il conflitto. Avente una silhouette abbastanza lineare e dalla torretta quasi quadrata, leggermente sporgente rispetto allo scafo. La sua sagoma era caratterizzata da ruote motrici abbastanza vicine e da un muso corto che conferiva al mezzo un aspetto piuttosto leggero, diciamo, rispetto ai futuri standard dei carri medi. Tecnicamente l'Ausf A montava un motore Maybach HL 108 da 250 cavalli e un cannone corto KWK 37 da 75 mm L24. A prima vista si trattava di un'arma relativamente corta, dall'aspetto quasi tozzo, ma progettata per svolgere il ruolo di supporto alla fanteria più che di carro anticarro. Il termine L24 poi indicava una canna lunga 24 volte il suo calibro, cioè circa 1,8 metri in questo caso, molto più corta dunque rispetto ai cannoni lunghi dei modelli successivi. Questo cannone sparava principalmente proiettili ad alto impatto esplosivo, i cosiddetti proiettili HE, ideali per distruggere trincee, ostacoli e veicoli leggeri. La velocità del proiettile era abbastanza contenuta, circa 385 metri al secondo, e la capacità di penetrazione dell'armatura nemica era abbastanza limitata. Riusciva a perforare circa 43 mm di acciaio a 700 metri, sufficiente contro carri leggeri e mezzi non corazzati, tipici dei primi momenti della Seconda Guerra Mondiale, ma praticamente inutile contro i carri medio pesanti già di metà guerra, come i Matilda britannici che il carro avrebbe incontrato più tardi. Oltre a ciò avevamo anche due mitragliatrici MG34 da 7,92 mm, una coassiale nella torretta e una nel muso dello scafo, per protezione contro fanteria e mezzi leggeri. Il carro trasportava circa 87 colpi per il cannone e scorte abbondanti per le mitragliatrici. La corazza poi era sottile, solo 14 o 20 mm sul frontale, sufficiente a proteggere le armi leggere ma inefficace contro cannoni anticarro. Da dottrina quindi si evince come il carro fosse stato concepito sin da subito come supporto della fanteria e la sua mobilità su strada era discreta, con velocità massima attorno ai 30-32 km/h. L'Ausf B rappresentava la prima evoluzione concreta del Panzer IV originale. Esteticamente a prima vista poteva sembrare simile all'Ausf A, ma osservando più attentamente si notavano modifiche che ne aumentarono la robustezza e l'ergonomia. La torretta ad esempio era leggermente più arrotondata sui bordi, con spigoli smussati che non solo miglioravano l'aspetto, ma riducevano l'impatto dei proiettili esplosivi delle schegge. La cupola del comandante era lievemente rialzata e più ampia, migliorando la visibilità verso i fianchi e il retro del carro. Il muso frontale dello scafo, sebbene conservasse la linea semplice dell'Ausf
A era rinforzato da piastre più spesse e aveva feritoie ottimizzate per i mitraglieri, e riducevano quindi la vulnerabilità a colpi diretti di fanteria o piccoli proiettili. Dal punto di vista tecnico, poi, le differenze col modello precedente erano sostanziali. Il motore Maybach HL120 da 300 cavalli sostituì l'HL108, offrendo un incremento significativo di potenza e affidabilità. La trasmissione fu poi aggiornata per sopportare il peso leggermente aumentato, mentre il sistema di raffreddamento era stato rinforzato per prevenire surriscaldamenti durante le marce lunghe. Le sospensioni poi furono aggiornate per migliorare la stabilità su terreni accidentati e ridurre l'usura dei cingoli, i quali erano più larghi rispetto all'Ausf A, garantendo una migliore distribuzione del peso e una maggiore aderenza al terreno. L'armamento principale rimaneva il 75 mm L24, lo stesso dell'Ausf A, ma la maggiore stabilità del carro e la nuova disposizione interna delle munizioni consentivano di gestire il fuoco in maniera più sicura e precisa. La torretta poteva ruotare con maggiore facilità, infatti, migliorando l'angolo di tiro laterale e la velocità di reazione. E così come il cannone, anche le due mitragliatrici MG34 rimasero invariate, una coassiale sempre nella torretta e una sullo scafo. La corazza frontale dello scafo e dalla torre salì a circa 30 mm solo sulla parte frontale, facendo raggiungere al carro una protezione sufficiente contro le armi leggere e contro i primi cannoni anticarro leggeri che avrebbero potuto incontrare nel conflitto. Internamente, poi, l'Ausf B offriva spazi leggermente più ampi, permettendo ai membri dell'equipaggio di muoversi più agevolmente e gestire meglio le munizioni del cannone e delle mitragliatrici. In generale, quindi, il Panzer IV nel suo modello B era una versione sicuramente più evoluta rispetto all'A, più potente, più stabile e più protetta, pur mantenendo l'aspetto compatto e la struttura lineare del modello originario. Questo modello fu fra i primi a essere utilizzati nelle esercitazioni prebelliche e nei primi scontri sul fronte occidentale, fornendo agli ingegneri tedeschi preziosi dati per le successive versioni. Il Panzer IV Ausf C si presentava come una naturale evoluzione dell'Ausf B. La sagoma generale rimase simile, ma la torretta fu leggermente ridisegnata per migliorare la protezione e l'ergonomia dell'equipaggio. La parte anteriore dello scafo fu rinforzata con piastre corazzate aggiuntive, anche se i fianchi e il retro mantennero uno spessore di 14 mm e mezzo. La parte superiore dello scafo e della torretta invece era protetta da piastre di 10 mm di spessore. Questi miglioramenti non solo aumentarono la protezione balistica, ma contribuirono anche a una maggiore robustezza complessiva del veicolo. L'Ausf C era equipaggiato con il motore Maybach HL120TR da 300 cavalli che offriva una potenza superiore rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, nonostante l'aumento della potenza, la velocità massima su strada era di circa 32,4 km/h, inferiore ai 43 km/h previsti. L'armamento invece restava invariato rispetto alle versioni precedenti, mantenendo l'ottima efficacia contro bunker e bersagli leggeri, continuando però a rendere il carro non propriamente adatto allo scontro carro contro carro. L'Ausf C rappresentava quindi sicuramente un passo avanti rispetto ai modelli precedenti in termini di protezione e potenza motrice. Tuttavia, le sue limitazioni evidenziavano le sfide nel bilanciare mobilità, protezione e potenza di fuoco. Il Panzer IV Ausf D, pur essendo un'evoluzione dei modelli precedenti, mantenne molte delle caratteristiche strutturali dell'Ausf B e dell'Ausf C, introducendo al contempo miglioramenti in termini di protezione e funzionalità. La sovrastruttura, ad esempio, manteneva le stesse dimensioni delle versioni precedenti e, salvo alcune modifiche, sarebbe rimasta sostanzialmente invariata fino alla fine della guerra. La principale novità era la reintroduzione della piastra frontale del guidatore sporgente e della mitragliatrice montata sul supporto a sfera, mentre il precedente sportello per pistola fu eliminato perché poco pratico. La sporgenza sul lato sinistro offriva al pilota una migliore visuale verso il fronte e i fianchi, ma rendeva più complessa la costruzione della piastra frontale. Su di essa era installato anche un portello scorrevole dotato di vetro blindato spesso per una migliore protezione. La torretta rimase pressoché invariata invece rispetto ai modelli precedenti, anzi l'unica modifica evidente fu l'introduzione di nuovi portelli di osservazione. A partire dai primi mesi del 41 la torretta venne equipaggiata con un ampio cassone di stivaggio posteriore, sebbene alcuni esemplari montassero una versione più semplice ma dal medesimo scopo. Per migliorare la mobilità, invece, il Panzer IV Ausf D fu dotato di 5 fine corsa elastici per lato e in alcuni esemplari di una ruota motrice ridisegnata. Montava un motore Maybach HL120 TRM da 265 cavalli che gli consentiva di raggiungere i 42 km su strada e i 25 in fuoristrada, con un'autonomia di circa 210 km su strada e 130 in terreno accidentato. I serbatoi da circa 470 litri erano disposti sotto il vano di combattimento e le prese d'aria laterali del motore furono semplificate nel
nel disegno. L'armamento principale rimase invariato, anche se rispetto alle versioni precedenti che montavano un mantelletto interno poco efficace, il modello D adotterà un mantello esterno più robusto. I cilindri di rinculo collocati all'esterno della torretta erano protetti da un rivestimento in acciaio e da una piastra deflettrice. Inoltre sotto la bocca da fuoco era montata una guida metallica a forma di Y che servirà a deviare l'antenna durante la rotazione della torre, evitando quindi danni accidentali. Il Panzer IV Ausf E combinava le caratteristiche già collaudate dei primi modelli con importanti miglioramenti nella protezione, nella meccanica e nell'armamento. Lo scafo e la torre conservarono le linee generali dei modelli precedenti, ma furono introdotti rinforzi corazzati su diverse sezioni, in particolare sullo scafo frontale e sui fianchi, per rispondere principalmente all'aumento delle minacce anticarro incontrate nelle prime campagne in Polonia e in Francia. Alcune piastre vennero semplicemente aumentate di spessore, mentre porte e prese d'aria furono ridisegnate per semplificarne la produzione e facilitarne la manutenzione. Anche la torre rimaneva simile all'Ausf D, ma la cupola del comandante fu completamente ridisegnata e meglio protetta. La parte posteriore della torre fu modificata rimuovendo la sporgenza della cupola, mentre fu introdotto un ventilatore per risucchiare i gas di sparo. Sul piano meccanico, l'Ausf E introdusse una serie di miglioramenti al treno di rotolamento, mentre il motore rimaneva il collaudato Maybach HL 120 TRM. Parlando però adesso di spessore e di corazza, diciamo che l'armatura frontale della sovrastruttura fu in questo caso prevista già di serie a 50 mm, ma poiché la decisione arrivò troppo tardi, i primi esemplari furono prodotti con 30 mm di corazza temprata, successivamente integrata con piastre aggiuntive da 30 mm. Su alcuni carri furono applicati ulteriori 20 mm sulla parte frontale della torre e sui fianchi della sovrastruttura, mentre la cupola del comandante raggiungeva i 95 mm di spessore. Ed infine l'armamento principale rimaneva il cannone da 75 mm KWK-37 L24 affiancato dalle due classiche mitragliatrici MG34. Riassumendo quindi, l'Ausf E può essere considerato un modello di transizione ben riuscito, migliorava la protezione e la funzionalità rispetto all'Ausf D, senza però stravolgere il progetto in sé per sé. Rimaneva dunque efficace nei ruoli di supporto e contro carri leggeri, ma mostrava già alcuni limiti del cannone corto contro avversari più corazzati, evidenziando conseguentemente la necessità di successive evoluzioni del carro protagonista del video. Il Panzer IV Ausf F, prodotto dall'aprile del 41 e nel marzo del 42, rappresentò un significativo passo avanti rispetto ai modelli precedenti, anche qui con miglioramenti mirati a potenziare la protezione e l'affidabilità del veicolo. Una delle principali modifiche riguardò la sua corazza. Essa infatti fu ulteriormente irrobustita sia sulla parte superiore dello scafo che sulla torre, utilizzando piastre d'acciaio temprato, e le fiancate furono rinforzate a 30 mm, eliminando quindi le precedenti saldature deboli. Queste modifiche nello specifico migliorarono significativamente la capacità di resistere ai colpi di armi anticarro di calibro inferiore, come ad esempio i fuciloni anticarro sovietici. Per sopportare il peso aumentato furono adottate invece nuove ruote motrici anteriori e ruote di rinvio posteriori più semplici da produrre. Le sospensioni rimasero simili ai modelli precedenti, ma furono introdotti cingoli più larghi da 40 mm per migliorare la distribuzione del peso. Queste modifiche contribuirono quindi a migliorare l'affidabilità generale del veicolo, riducendo i guasti meccanici riscontrati nei modelli precedenti. Il cannone invece rimase invariato, almeno nelle prime versioni, ma la corazza rinforzata migliorò la protezione complessiva del mezzo. L'Ausf F quindi rappresentò anche in questo caso un'evoluzione rispetto ai modelli precedenti, ma nonostante questi progressi il cannone L24 rimase limitato contro i carri armati sovietici più pesantemente corazzati, evidenziando anche qui la necessità di ulteriori sviluppi nel design del Panzer IV. L'introduzione della versione G cambiò sostanzialmente il ruolo complessivo del Panzer IV in combattimento. Mentre tutte le versioni precedenti erano principalmente concepite come carri di supporto destinati quindi ad attaccare posizioni fortificate in appoggio alle divisioni corazzate, l'Ausf G ricevette un significativo incremento della potenza di fuoco contro i bersagli corazzati. A parte il nuovo armamento di cui parleremo fra poco, poche furono le modifiche introdotte al progetto complessivo rispetto alle versioni precedenti. La produzione di questi veicoli iniziò nel 42, contribuendo notevolmente a permettere alle divisioni corazzate tedesche di combattere in maniera più efficace contro i carri nemici ben corazzati schierati sul fronte orientale e in Nord Africa. Parlando però degli effettivi miglioramenti, partiamo innanzitutto dalla corazza. In questo caso si può dire che rispetto alla versione precedente l'Ausf G presentava significativi miglioramenti, specialmente sulla parte frontale. A partire dal maggio del 42 furono aggiunte piastre corazzate da 30 mm, saldate o imbullonate, portando quindi lo spessore totale della corazza frontale a 80 mm. Questa modifica ovviamente mirava a migliorare la protezione
protezione contro i carri nemici più pesantemente corazzati, come ad esempio il T-34 sovietico, uno dei principali avversari sicuramente del fronte orientale. A partire dal maggio del 43 invece vennero introdotti i famosi Schürzen, pannelli laterali da 5 mm di spessore per proteggere le parti più sensibili del carro dai fucili anticarro sovietici e in alcuni casi dai proiettili a carica cava. Questi furono montati lungo i fianchi dello scafo e i fianchi laterali della torretta, lasciando solo la parte frontale aperta per il cannone principale. E parliamo proprio di questo cannone, ovvero il 7,5 cm KVK-40. Quest'arma è essenzialmente l'adattamento carrozzato del noto anticarro 7,5 cm PaK-40. La variante adottata nel Panzer IV era un L-43, ovvero era lungo 43 calibri. Sparava proiettili perforanti standard Panzergranate 39 e aveva una velocità d'uscita dalla canna di 750 metri al secondo. Era un'arma dotata anche di freno di bocca per contenerne il rinculo e alcuni accorgimenti per controbilanciare il maggior peso anteriore. Ed in sintesi possiamo sicuramente dire che l'adozione di questo cannone fu la mossa perfetta che permise al Panzer IV di rimanere rilevante sul campo di battaglia contro i nuovi carri nemici. Le parole chiave in questo caso erano miglior penetrazione, maggior gittata e flessibilità di impiego. Il Panzer IV Ausf H, introdotto nel marzo del 43, rappresentò una fase di transizione significativa nella serie dei Panzer IV con l'obiettivo di semplificare la produzione e migliorare la protezione. Rispetto al modello precedente, l'Ausf H presentava diverse modifiche alla corazza, molte delle quali erano volte a rispondere alle minacce emergenti sul campo di battaglia, come spesso appunto avviene con le varie evoluzioni dei modelli. A differenza dell'Ausf G, che combinava una piastra di 50 mm con un'applicazione di ulteriori 30 mm, l'Ausf H adottò ad esempio una piastra frontale unica da 80 mm, semplificando la produzione e migliorando la protezione contro i colpi diretti. La parte superiore della torretta fu poi rinforzata con piastre di corazza da 16 e 25 mm rispetto ai 10 mm precedenti, aumentando la resistenza contro i colpi dall'alto. Anche in questo modello, inoltre, dal maggio del 43 furono introdotti i cosiddetti Schürzen, con in aggiunta anche la pasta Zimmerit su tutte le superfici verticali del carro al fine di contrastare le mine magnetiche, le quali di norma non si attaccavano a questo tipo di superfici zigrinate. I rulli di ritorno in gomma invece furono sostituiti con rulli in acciaio fuso e i pignoni anteriori ed i tendicingolo posteriori furono alleggeriti. Queste modifiche dunque riflettono gli sforzi di una Germania già in difficoltà per rispondere alle sfide tattiche e tecnologiche emergenti durante la guerra, una guerra che si sapeva già sarebbe stata destinata a perdere. Il Panzer IV Ausf J, l'ultima versione prodotta del celebre carro medio tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, non rappresenterà un'ulteriore evoluzione della serie dei Panzer IV, bensì un'involuzione sotto certi aspetti. Rispetto ai modelli precedenti, infatti, l'Ausf J presentava una corazza che, pur mantenendo gli stessi spessori, venne realizzata con materiali e tecniche differenti per ottimizzarne la produzione. La piastra frontale dello scafo rimase spessa 80 mm, ma fu realizzata in acciaio omogeneo laminato, un materiale più facile da produrre rispetto all'acciaio indurito utilizzato in precedenza, ma che si rivelò meno resistente ai colpi nemici. La torretta mantenne uno spessore di 50 mm frontalmente e 30 mm invece sui lati e sul retro. Tuttavia la parte superiore di quest'ultima fu rinforzata a 25 mm rispetto ai 16 mm dell'Ausf H. Fu rinforzata ulteriormente anche la cupola del comandante, anche se il fondo del veicolo rimase invariato a soli 10 mm di spessore, mentre il fondo della torretta fu rinforzato a 25 mm, migliorando la protezione contro le mine e i colpi da terra. Come già accennato, per rispondere alle esigenze belliche e ottimizzare la produzione, l'Ausf J subì diverse semplificazioni rispetto ai modelli precedenti. Ad esempio furono rimossi i portelli di visione laterali e il portello del caricatore, riducendo i punti di vulnerabilità e semplificando il processo di assemblaggio. Queste modifiche permisero una produzione più rapida e una riduzione dei costi, ma comportarono anche una diminuzione delle capacità in alcune aree, come la visibilità e la protezione contro i colpi laterali. In conclusione, quindi, il Panzer IV Ausf J rappresentò l'ultimo modello di serie. Queste semplificazioni nella produzione permisero sì una maggiore efficienza, ma comportarono anche una riduzione di alcune capacità del mezzo. Nonostante però le sfide tecnologiche e le limitazioni imposte dalla guerra, questo carro rimase un veicolo fondamentale per le forze armate tedesche fino alla fine del conflitto, come vedremo adesso parlando del suo impiego operativo. La produzione dei primissimi modelli di Panzer IV non fu esattamente esaltante come molti potranno erroneamente immaginare. Spesso nell'immaginario collettivo si tende a raffigurare una Germania altamente industrializzata e capace di sfornare mezzi come pane fresco, ma la realtà era leggermente diversa.
La Germania infatti era sì un paese moderno per l'epoca, ma all'inizio della guerra non possedeva le capacità produttive che avrebbe pian piano acquisito con l'avanzare del secondo conflitto mondiale. Per darvi un piccolo esempio, sappiate che in circa 5-6 mesi di tempo, dall'ottobre del 37 fino al marzo o giugno del 38, a seconda delle fonti, i tedeschi vedranno solo 35 carri nella versione Ausf di serie operativi. Il tutto poiché Krupp semplicemente non disponeva della capacità produttiva, almeno prima dello scoppio della guerra. Ma passiamo ora al pezzo forte della questione. In che modo i nazisti adoperarono i primissimi bestioni usciti nuovi e scintillanti dalle fabbriche? Ma ovviamente durante le parate, esattamente. Il primo campo di battaglia, tra virgolette, che questi carri videro furono proprio le pericolosissime strade piene di temibili famiglie tedesche, tutte con strani problemi al braccio destro e che urlavano e festeggiavano. A parte le cagate, la loro prima vera operazione alla quale presero parte fu il cosiddetto Anschluss dell'Austria e l'occupazione dei Sudeti. Nel 39 però sappiamo tutti cosa accadde. Con l'invasione della Polonia da parte della Germania di Hitler si diede vita a un conflitto che sarebbe stato destinato a cambiare le sorti dell'Europa e del mondo intero. A causa delle ridotte capacità produttive dell'industria bellica tedesca al momento dello scoppio della guerra, a settembre del 39 erano disponibili solo 211 Panzer IV, principalmente proprio nella versione Ausf A. Durante l'invasione i Panzer furono impiegati all'interno di formazioni miste con Panzer III e altre unità meccanizzate, integrandosi strettamente con la fanteria e l'artiglieria mobile. La loro potenza di fuoco consentì di neutralizzare rapidamente bunker e postazioni fisse, aprendo varchi nelle linee polacche e facilitando l'avanzata dei reparti motorizzati tedeschi. Tuttavia, nonostante la buona capacità di supporto alla fanteria, emersero subito alcune criticità. La corazza era insufficiente a resistere a colpi diretti di artiglieria o alle poche armi anticarro polacche, e il cannone corto mostrava i famosi limiti già discussi quando abbiamo parlato delle caratteristiche del mezzo. Al termine della campagna i dati parlavano chiaro: su 211 Panzer IV disponibili all'inizio della guerra, 19 furono distrutti e circa 50 subirono danni o rimasero fuori combattimento per guasti meccanici o colpi nemici. Questi numeri evidenziano come, pur avendo svolto con successo il ruolo previsto, il Panzer IV fosse ancora tecnicamente fragile e necessitasse di miglioramenti. I pochi sopravvissuti continuarono a essere impiegati fino alla primavera del 1941 prima di essere ritirati dal fronte attivo a causa della corazza troppo debole e destinati quindi all'addestramento. In sintesi, quindi, possiamo dire che la campagna di Polonia mostrò chiaramente qual era il potenziale, ma anche i limiti di questi Panzer. La campagna di Francia del maggio del 40 rappresentò invece per i carri protagonista del video il primo vero test su un campo di battaglia di scala europea, e lo fece nel cuore della Blitzkrieg, che avrebbe ridefinito la guerra moderna. I Panzer IV, ancora in versioni relativamente iniziali come l'Ausf A e l'Ausf B, si trovarono a operare in un contesto molto diverso da quello polacco, non più difese frammentate e postazioni isolate, ma un esercito moderno e organizzato con linee di fortificazioni, carri pesanti e artiglieria ben posizionata. Tutte caratteristiche che però gli alleati inizialmente non seppero sfruttare. Il ruolo del Panzer IV, come sempre concepito, era quello di supportare la fanteria, abbattere bunker, nidi di mitragliatrici e ostacoli, aprendo varchi per le unità motorizzate e le colonne corazzate. Nei primi giorni della campagna i Panzer IV si muoveranno lungo le rotte chiave verso il Belgio e le Ardenne, affrontando resistenze concentrate ma determinate. La loro potenza di fuoco, sebbene limitata dal cannone corto da 75 mm, risulterà letale contro postazioni statiche e carri leggeri francesi. Ogni avanzata era una danza pericolosa. I Panzer IV dovevano bilanciare velocità e prudenza, evitando artiglieria nascosta, fossati e i pochi carri più corazzati come gli Char B1, contro i quali il loro armamento era quasi impotente. Gli equipaggi imparavano in fretta a leggere il terreno, a coordinarsi con la fanteria e a sfruttare la mobilità come difesa, trasformando la vulnerabilità in tattica. La tensione in quei momenti era palpabile: un rapido colpo di cannone, un'esplosione improvvisa di un bunker, l'eco dei Panzer IV che rompevano le linee nemiche. Eppure, mentre alcuni carri avanzavano inarrestabili, altri restavano immobilizzati da guasti meccanici o colpi nemici, ricordando quanto sottile fosse la linea tra successo e distruzione. I dati alla fine della campagna furono illuminanti. I Panzer IV, pur essendo ancora tecnicamente fragili rispetto ai carri più pesanti, avevano contribuito in maniera decisiva alla caduta delle linee francesi, dimostrando che la loro combinazione di mobilità, coordinazione e potenza di fuoco, seppur limitata, poteva plasmare l'esito di un'intera campagna. L'esperienza in Francia confermò quindi non solo l'efficacia del carro come supporto della fanteria, ma fornì anche preziose lezioni tattiche e operative che avrebbero influenzato ogni successivo sviluppo del Panzer IV, dall'armamento potenziato alle corazze più robuste. Ma passiamo oltre e spostiamo
spostiamoci adesso dall'altra parte dell'Europa, nella penisola balcanica per la precisione. La campagna dei Balcani, nell'aprile e nel maggio del 41, rappresentò per il Panzer IV un teatro operativo insolito ma cruciale, dove la mobilità e la versatilità di tutti i carri tedeschi furono messe alla prova in terreni complessi e montuosi. Per questi Panzer, dunque, progettati come carri medi con un buon equilibrio tra potenza di fuoco e mobilità, questa campagna rappresentò un banco di prova molto diverso dal fronte occidentale. In questo contesto, i carri protagonisti del video furono impiegati, come previsto dalla dottrina, anche qui principalmente come supporto alla fanteria motorizzata e ai reparti meccanizzati, con l'obiettivo di superare rapidamente le linee difensive nemiche e aprire varchi attraverso città, villaggi fortificati e passaggi montani stretti. I primi veicoli impiegati erano ancora versioni con corazza limitata e cannone corto, ma la loro presenza fu decisiva per il morale delle truppe. Tuttavia, queste operazioni misero in luce anche alcuni limiti dei primi Panzer IV. I terreni montuosi e le strade strette rendevano difficile la manovra dei carri e i guasti meccanici aumentarono a causa di pendenze ripide e percorsi accidentati. Gli equipaggi dovevano costantemente bilanciare velocità e prudenza. Avanzare troppo rapidamente significa esporsi al fuoco nemico da posizioni sopraelevate. Rallentare troppo avrebbe dato tempo invece alle difese di riorganizzarsi. Nonostante queste difficoltà, la combinazione tra superiorità tattica tedesca, coordinamento tra fanteria e carri e l'uso efficace della sorpresa permise di superare rapidamente la resistenza nemica. Alla fine della campagna il Panzer IV aveva dimostrato una notevole capacità di adattamento a contesti difficili, pur confermando la necessità di miglioramenti in termini di corazza e armamento, che sarebbero stati, col senno di poi, di vitale importanza per affrontare nemici meglio corazzati in uno dei più letali, crudi e soprattutto freddi teatri di battaglia europei. E fu proprio con l'operazione Barbarossa, l'invasione dell'Unione Sovietica iniziata il 22 giugno 1941, che il Panzer IV affrontò la sfida più grande e decisiva fino a quel momento. Per la prima volta i carri medi tedeschi si trovarono a fronteggiare un nemico corazzato moderno, numeroso e dotato di mezzi capaci di competere con le versioni iniziali del Panzer IV. Sul fronte orientale, i carri impiegati erano principalmente nelle versioni Ausf A, B, C e D, tutti originariamente concepiti come carri di supporto per la fanteria, quindi con corazza relativamente sottile e cannone corto da 75 mm KVK L24. Nei primi giorni dell'avanzata, i carri protagonisti del video si dimostrarono ancora molto utili per il supporto delle colonne corazzate e della fanteria, riuscendo a neutralizzare ostacoli e posizioni difensive lungo le strade e i villaggi. Tuttavia, quando le unità tedesche iniziarono a incontrare i primi T-34 e KV-1, emerse subito un problema critico. I cannoni a corto calibro dei Panzer IV non erano in grado di perforare le corazze frontali di questi carri sovietici. In numerosi scontri, il Panzer IV veniva facilmente colpito dai cannoni da 76,2 mm di T-34 o dei più pesanti KV, subendo gravi perdite. Va da sé che i tedeschi conoscevano già questi mezzi, ma è nel momento in cui te li trovi contro che capisci effettivamente in cosa deficitano i tuoi carri. Il contrasto con i mezzi sovietici costrinse quindi i tedeschi a una rapida riflessione tattica e tecnica. Gli equipaggi dei Panzer IV furono quindi costretti a coordinarsi strettamente con i Panzer III, che in alcune versioni più recenti montavano cannoni a maggiore velocità di volata, e con l'artiglieria e l'aviazione, cercando di aggirare i punti forti di questi bestioni russi. Vennero sviluppate quindi tattiche di flanking e aggiramento, in cui i Panzer IV dovevano cercare di colpire i carri sovietici lateralmente o alle spalle, dove la corazza era più sottile. Questa esperienza comunque fu fondamentale perché mise in evidenza l'inadeguatezza del cannone corto e la necessità di aggiornamenti sostanziali. Ed è proprio per questo che, già durante i primi mesi dell'operazione, venne accelerata la produzione del Panzer IV Ausf F e successivamente dell'Ausf G, equipaggiati con il cannone KVK-40 L43 più lungo. Queste nuove versioni aumentarono sensibilmente l'efficacia dei Panzer IV, che da semplici carri di supporto divennero strumenti in grado di confrontarsi direttamente con i principali mezzi corazzati sovietici. L'esperienza di Barbarossa fu dunque decisiva per l'evoluzione del Panzer in questione. I limiti emersi nelle versioni iniziali portarono a rinforzare le corazze, a montare cannoni più potenti e a migliorare componenti meccaniche e sospensioni. Inoltre il confronto con il T-34 fu una lezione fondamentale. Il Panzer IV dovette trasformarsi da semplice carro di supporto a carro adibito al combattimento contro carro. Senza questa trasformazione i carri medi tedeschi non avrebbero potuto sostenere la lunga e sanguinosa guerra sul fronte orientale, che richiedeva versatilità, potenza e resistenza in ugual misura. E fu proprio la campagna in Africa settentrionale a rappresentare per il Panzer protagonista del video la conferma pratica di quella trasformazione che, sul fronte orientale, aveva ridefinito il ruolo di questo mezzo. Fu qui, infatti, tra le dune del deserto, più che altrove,
che la versatilità e la resistenza del Panzer IV furono messe alla prova in maniera drammatica. Il regio esercito italiano, pur numericamente consistente, si rivelava spesso inadeguato sotto diversi aspetti, carri obsoleti che si sarebbero rivelati poco efficaci già nel 42 come l'M1340, scarsa integrazione tra fanteria e mezzi corazzati e difficoltà logistiche gravi che rendevano lenta e inefficace quasi ogni offensiva. Inizialmente impiegati quindi al solito per il supporto delle truppe e l'eliminazione di postazioni nemiche, i carri tedeschi si trovarono ben presto quindi ad affrontare i carri britannici Matilda II, pesantemente corazzati e difficili da neutralizzare con i cannoni corti delle prime versioni del Panzer IV. Si capì dunque che non era più sufficiente muoversi rapidamente tra le postazioni nemiche o fornire supporto alla fanteria. La sopravvivenza stessa dei reparti corazzati tedeschi in Africa dipendeva dalla capacità del Panzer IV di penetrare corazze e resistere al fuoco nemico in un ambiente dove la distanza, il caldo e la sabbia rappresentavano nemici pericolosi tanto quanto le forze britanniche. Le battaglie di Gazala, Tobruk e infine El Alamein mostrarono chiaramente la dualità del Panzer IV, mezzo versatile capace di supportare l'offensiva e di sostenere duelli contro carri corazzati, ma anche estremamente dipendente da tattiche intelligenti, coordinamento con la fanteria e logistica efficiente, elementi che non sempre erano disponibili o applicati correttamente. In definitiva, la campagna africana consolidò l'evoluzione del Panzer IV avviata sul fronte orientale. Il carro di supporto si era trasformato in un vero strumento da combattimento contro carro, capace di adattarsi a contesti estremi, di affrontare avversari corazzati più potenti e di garantire la mobilità e la resistenza necessarie in operazioni di lunga durata. Senza questa maturazione, i panzer medi tedeschi non avrebbero potuto svolgere un ruolo decisivo in un teatro così complesso, né avrebbero accumulato l'esperienza che sarebbe risultata fondamentale per le successive campagne europee. Come naturale prosecuzione dell'esperienza sovietico-africana in cui il Panzer IV aveva dovuto adattarsi da carro di supporto a mezzo in grado di affrontare direttamente i veicoli corazzati avversari, la seconda fase della guerra ci porta nuovamente sul fronte orientale dal 42 al 43. Questo periodo rappresentò per i Panzer l'epoca di massima maturazione operativa in cui il carro, ormai lontano dalle prime versioni concepite per il supporto semplice tra virgolette della fanteria, si trovò a confrontarsi con un nemico sempre più moderno e agguerrito. Le campagne di quell'anno, dalla conquista iniziale del Caucaso fino allo scontro decisivo di Kursk, offrirono un banco di prova estremo per le capacità tattiche, meccaniche e strategiche dei Panzer IV, ormai aggiornati nelle versioni Ausf, G e successivamente H, tutte equipaggiate con il cannone a lungo calibro da 75 mm e corazze rinforzate per resistere al fuoco dei T-34 sovietici, anch'essi via via sempre più aggiornati e corazzati. Le battaglie attorno a Stalingrado mostrarono chiaramente sia i punti di forza sia i limiti del Panzer. La sua corazza rinforzata lo rendeva più resistente rispetto alle versioni iniziali e il cannone lungo poteva finalmente perforare la maggior parte dei T-34 a distanze operative, ma il terreno urbano e il fango invernale riducevano drammaticamente la mobilità, trasformando il mezzo in un obiettivo vulnerabile sia per i cannoni anticarro sovietici che per l'artiglieria. Gli equipaggi dovevano coordinarsi costantemente con la fanteria, sfruttare edifici, strade e ostacoli naturali per proteggere i veicoli, mentre il nemico imparava rapidamente a colpire le debolezze dei carri tedeschi. Il punto culminante della seconda fase operativa fu senza dubbio però la battaglia di Kursk, già accennata poco fa, avvenuta nell'estate del 1943. Un'operazione colossale, conosciuta anche come il più grande scontro corazzato della guerra. E fu proprio qui che il Panzer IV, affiancato dai pesanti Tiger I e dai Panzer III aggiornati, si ritrovò a confrontarsi con centinaia, anzi migliaia, di carri armati sovietici. Sappiamo tutti come andò a finire quell'operazione, e proprio dopo questa disfatta l'iniziativa strategica passò saldamente in mano sovietica. Da qui in poi, per la Germania, la situazione si farà via via sempre più drammatica. Il Panzer IV rimase la spina dorsale delle divisioni corazzate tedesche, ma iniziò ad affrontare versioni sempre più moderne dei carri sovietici, come i T-34-85, armati, come dice il nome, con un cannone da 85 mm capace di perforare le corazze tedesche anche a distanza. Le truppe tedesche si trovarono quindi in posizione difensiva, spesso costrette a combattere in condizioni sfavorevoli su terreni fangosi e con logistica precaria, e il Panzer IV quindi, nonostante i rinforzi alla corazza e ai cingoli, iniziò a mostrare i limiti di una struttura progettuale ormai al massimo delle sue possibilità. In questa fase i carri furono spesso impiegati in azioni di retroguardia, contrattacchi locali e difesa urbana, ruoli in cui la loro affidabilità e facilità di manutenzione li rendevano preziosi, ma in cui le perdite cominciarono a diventare abbastanza insostenibili. Altri famosi fronti che videro tra i protagonisti anche questo carro però saranno poi il fronte della Normandia e quello italiano.
In Francia, durante lo sbarco in Normandia, fu il carro più numeroso tra quelli tedeschi disponibili. Le versioni Ausf H e J, con gli Schürzen e corazza frontale rinforzate, dimostrarono ancora di poter affrontare gli Sherman alleati, anche se soffrivano pesantemente sotto i colpi degli Sherman Firefly britannici e degli M10 o gli M36 americani, ovvero cingolati dotati di cannoni anticarro più potenti del 75 mm a media velocità degli Sherman standard. In Italia fu invece impiegato dalla Wehrmacht delle divisioni corazzate della RSI come la Hermann Göring e la 26esima Panzerdivision in scontri lungo la linea Gustav e poi nell'Italia settentrionale. Il terreno italiano però era quanto di più distante da quello che ci si può aspettare dalle ampie pianure e a cui i Panzer erano abituati. Le strade strette, le montagne e i fiumi trasformavano ogni avanzata o ritirata in un inferno logistico. Le colonne corazzate tedesche erano costrette a combattere in condizioni sfavorevoli, spesso con un supporto aereo quasi inesistente e sotto il costante fuoco dell'artiglieria alleata. Eppure, proprio in questo scenario ostile, il Panzer IV dimostrò ancora una volta la sua incredibile adattabilità. Durante la difesa della linea Gustav, tra Cassino e il fiume Sangro, i Panzer IV furono schierati al fianco delle unità d'élite come la Hermann Göring Division e la 26esima Panzerdivision, cui affrontarono gli M4 Sherman americani e britannici in scontri ravvicinati tra le colline e nei centri abitati devastati. Nelle battaglie per Monte Cassino, dove ogni metro di terreno era conteso a caro prezzo, i Panzer IV vennero impiegati sia in azioni dirette di contrattacco sia come postazioni mobili di supporto. La loro sagoma bassa e il cannone preciso permettevano di colpire con efficacia anche a distanze medio-lunghe, ma la superiorità numerica alleata finiva spesso per travolgere qualsiasi difesa. Un altro punto cruciale fu lo sbarco di Anzio nel gennaio del 1944. Lì i Panzer IV si trovarono ad affrontare un nemico sbarcato quasi alle porte di Roma. I mezzi in questo caso riuscirono inizialmente a contenere l'avanzata, ma al prezzo di perdite significative, e le forze corazzate tedesche riuscirono a mantenere la posizione per settimane, dimostrando quanto ancora potesse valere quel vecchio carro progettato negli anni 30. Nel frattempo alcuni Panzer IV vennero consegnati anche, come già detto, alle forze della Repubblica Sociale Italiana, che cercavano di ricostruire un proprio esercito sotto il controllo tedesco. Questi carri, ovviamente in numero ridotto, furono impiegati principalmente in operazioni di sicurezza e nella repressione di forze partigiane, ma testimoniano quanto il Panzer IV fosse ormai diffuso e indispensabile in ogni settore del fronte. Con l'arrivo del 1945 però la situazione in Italia divenne disperata. Le divisioni tedesche, ormai logorate e senza rifornimenti, continuarono a combattere una guerra di ritirata utilizzando i Panzer IV fino all'ultimo litro di carburante. Quando le truppe alleate attraversarono la pianura padana, molti di questi carri vennero abbandonati o distrutti dagli stessi equipaggi per evitare che cadessero in mano nemica. Così, tra le macerie di città come Bologna e Verona, finì anche la storia del Panzer IV in Italia. Un carro che aveva attraversato l'intera guerra, adattandosi a ogni fronte e a ogni nemico, e persino negli ultimi mesi questo carro fu impiegato in modo sempre più disperato. Nella battaglia di Budapest, nella difesa di Berlino e nei combattimenti in Prussia e Slesia, il carro operava accanto a modelli più moderni come il Panther e il Tiger II, ma era ancora numericamente dominante. Molti Panzer di questo tipo furono distrutti o abbandonati per mancanza di carburante, mentre altri furono utilizzati come postazioni fisse di difesa e trasformati in semplici bunker anticarro, o addirittura riconvertiti in Jagdpanzer 4 o mezzi simili. Quando nel maggio del 45 la Germania firmò la resa incondizionata, sembrava davvero che la lunga storia del Panzer IV fosse giunta al termine. Quel carro, nato negli anni 30 come semplice veicolo di supporto alla fanteria, aveva combattuto su ogni fronte possibile. Dalle pianure polacche alle sabbie del deserto africano, dai ghiacci russi fino alle colline d'Italia. Aveva resistito, si era evoluto, aveva sfidato carri sempre più moderni, eppure era ancora lì, fedele e riconoscibile, anche quando il Terzo Reich si stava sgretolando sotto le bombe alleate. Molti dei Panzer IV superstiti giacevano ora abbandonati lungo le strade d'Europa, carbonizzati o semisepolti nel fango. Sembrava la fine inevitabile di un mezzo che aveva vissuto troppo intensamente. E in effetti per la Germania lo fu davvero. La produzione cessò, le fabbriche furono smantellate e le forze d'occupazione alleate imposero la distruzione di gran parte del materiale bellico rimasto. Sembrava che il Panzer IV dovesse scomparire per sempre dalla storia. E invece no, non era affatto finita, perché paradossalmente proprio ciò che aveva reso quel carro vecchio agli occhi dei tedeschi, la sua semplicità, la sua affidabilità e la facilità di manutenzione, lo avrebbe reso preziosissimo per molte altre nazioni che nel dopoguerra avevano bisogno di mezzi economici, robusti e subito disponibili. Molti Panzer IV vennero catturati in massa dagli alleati e dai paesi occupati e anziché essere distrutti furono riutilizzati. Alcuni finirono nei depositi della Cecoslovacchia, che ne conservò decine per poi venderli o modificarli, altri in numero sorprendente furono
ceduti alla Siria, che negli anni 50 li impiegò come carri da battaglia regolari dopo aver apportato alcune piccole modifiche come l'impiego di mitragliatrici a 12.7 mm di fabbricazione sovietica, abbastanza ironico se posso dire, e alcune migliorie alla cupola del comandante. E ovviamente questi carri furono impiegati sì, ma con scarsissimo successo. Così, mentre il mondo correva verso la modernità, il Panzer IV continuava silenziosamente a sopravvivere, non più come protagonista, ma come spettro di un'epoca che aveva cambiato per sempre la storia della guerra. Il suo ferro aveva attraversato 3 decenni di battaglie, 3 continenti e decine di eserciti, e in fondo questa è forse la vera misura della sua grandezza. Non la potenza del suo cannone, non lo spessore della corazza, ma la longevità di un progetto capace di adattarsi a ogni tempo, a ogni fronte e a ogni nazione che lo accolse. Il Panzer IV non fu quindi solo un carro armato, fu un testimone della guerra totale, un guerriero resiliente che non smise mai davvero di combattere.